Raga, non so se avete capito quello che sta per succedere qua. Buongiorno ragazzi, this is the day. Modalità ansia on. Tornare a casa, non siamo più in tempo. A meno che non torniamo in tuk tuk, allora si può fare. Ok, per darci la carica e non appesantirci troppo, si parte con un piattone di frutta locale. Ti piace la colonna sonora? Una cantilena indiana che va avanti da 2 ore e un quarto. Stamattina le chiavi dobbiamo guadagnarcele. Non chiedeteci perché, ma hanno deciso di mettersele in un cespuglio. Guys, let me introduce you the true soul of this adventure. So this is Buddy, guys. Well, first of all, hello. As I said last night at the launch party, when I hear Italians speak, I get a shiver. It's the tone, it's the melody, it's like listening to music. This is the most exciting moment for me because all of these people, there's over 175 people here trying to drive from Kochi, which is the very south India. They're going to try and drive all the way north. That's over like 4,000 kilometers to Shillong. Now, I don't know if you really understand the magnificence of this. These things are not designed to go anywhere but within the local community, the villages, the towns. And so when these people drive them out, everyone's like, oh, it is the most exciting, most thrilling, most magnificent adventure anyone can ever do in their life. Someone breaks a leg, a foot, a toe comes off. It's driving a lawnmower across the whole of India. I don't know if you've been to India before, but these people drive like they're going to be reincarnated. They don't care. Speravo in cuor mio che questo giorno non arrivasse più, ma ahimè ragazzi è arrivato, ci tocca partire. Io sono super emozionata. C'è un clima che è a metà tra il disagio, l'entusiasmo, il che cazzo sto facendo, voglio tornare a casa, voglio la mamma e un po' tutti questi sentimenti mischiati insieme. Non so se vorrei guidare questo tuk tuk per arrivare fino a Shillong. Gente che sta realizzando solo ora di aver fatto una cagata ma non può più tornare indietro e credo tra l'altro di far parte ampiamente di questo gruppo. Qui potete apprezzare il loghino di Azione contro la fame. Fatto a mano. Fatto a mano. Come l'aeroporto di Malpensa. Come l'aeroporto di Malpensa. In questo viaggio supportiamo Azione contro la fame. Siamo andati a trovarli a Mumbai. E quindi vi mandiamo un piccolo contributo. Questo è il vero motivo per cui siamo venuti a Mumbai. Ora ve lo spieghiamo. Siamo venuti qua per parlarvi di Action Against Hunger. perché Francis sa le lingue. Siamo nel centro indiano di Azione contro la fame. Hi everybody. Sta dicendo che siamo dei fighi pazzeschi. You tell them that we go with a rickshaw from Kochi to Shillong. I want to see the faces. और कोचीन से शिलोंग तक. Non sono stupiti. Nessuno è stupito della pazzia che stiamo facendo. Per prendere confidenza col tuk tuk, prima di guidarlo noi ci facciamo portare. Siamo nella zona di Govandi, in Mumbai, e ci stanno per portare in una delle slum più grandi di tutta l'India, dove vivono più di 1 milione di persone. Ci troviamo di fatto nella casa di una ragazza, perché ha 26 anni, che è seguita da Azione contro la fame, ha 3 bambini. She has 3 children, 2 younger sons and daughter. Adesso gli stanno seguendo il più piccolo praticamente e ogni 15 giorni vengono qua, gli prendono tutte le misure, la pesano, gli danno una serie di istruzioni per gestire al meglio la sua situazione fondamentalmente. Children like this kind of crispy and colorful recipes. In the houses they refuse to eat the nutritious food. This kind of intervention takes lots of time. Non ho il grandangolo attivo, qui le vie sono veramente strette, le case sono una attaccata all'altra e una sopra l'altra. In pratica è una città nella città, fatta di cunicoli molto stretti, quindi questo fa sì anche che gli entri poca luce del sole dentro casa. Ovviamente l'acqua che hanno non è pulita, non è potabile. Insomma ragazzi, credo che quello che vi sto facendo vedere valga di più delle mie parole. La malnutrizione qui in India è un grossissimo problema. Il 24% della popolazione mondiale che soffre di fame infatti abita proprio qui. Vi lasciamo il link in descrizione per donare, perché ci siamo dati l'obiettivo di raggiungere almeno 30.000 euro. Diamo un senso a questa pazzia. Momento foto di gruppo, visto che ora partiremo e ci disperderemo e non ci rivedremo mai più. Literally, it's a timestamp
Sorry. Your great grandchildren are gonna go, you never did it. Ho fatto incazzare Buddy. In 3, in 2, in 1. Franci, this is the moment. Mi sto cagando sotto. Il tuo tuk tuk ti aspetta. Abbiamo acceso, Franci? Frenamano l'hai tolto? C'era. It's the 1st of January 2024. Here we are at the start of the rickshaw run. 70 teams, 172 people are going to try and drive from here, Kochi, all the way north to Shillong. The shortest distance is 3,500 kilometers, but it could take them 7,000 kilometers if they get lost. Who knows? All I know is this is going to be the adventure of their lifetime. Raga, non so se avete capito quello che sta per succedere qua. Non ha senso, raga. Vai Franci, fagli vedere chi sei. Basta, adesso basta. Te la senti tu di guidare? Ma guido un pezzettino, Va bene. il cambio, tanto mi fa già male la mano. Franci, ti vedo abbastanza sicura di te. Direi che ti puoi fare serenamente tutto il viaggio. Girl power! Adesso mi schianto. Comunque ci tenevo a segnalare che siamo partiti in 69 tuk tuk. Franci è l'unica donna alla guida, il che potrebbe voler dire due cose. È stata una pessima idea, oppure Franci è una gran figa. Vai Franci! Momento benzina. Per ora tutto bene. Ciao! Superati! Accendiamo l'aria condizionata? Ci siamo stufati della strada con i camion. Ok, pausettina. Siamo arrivati su questo ponte. Secondo me, io oserei dire che ci siamo già persi. Eravamo così comodi sulla superstrada con i camion che non ti fanno respirare, hai voluto deviare. Per carità, bellissimo il paesaggio, però siamo in the middle of nowhere. Vabbè, proseguiamo. Siamo già morti e non siamo praticamente manco partiti, ma è questo lo spirito. Prima pausa tecnica nel negozietto per strada, abbiamo preso 2 banane, un sanissimo pacchetto di patatine. Ce l'andiamo a mangiare nel nostro tuk tuk. Come potete vedere abbiamo già deciso di andare fuori rotta e di prendere le stradine di campagna. Fai la superstrada è troppo facile, non ci si diverte, respiri solo smog e rischi di morire sotto un camion. Sanno di morte. Spicy, saranno veramente spicy. Saranno le patatine più spicy dell'India. Io non farei il figo con gli indiani quando si parla di spicy. Piccano, ma più che altro sanno di pollo. Però ci stanno. Bananina indiana. Mangiamo anche qualcosa di sano, perché la frutta, ragazzi, è il dolce della natura. Ha un giallo piuttosto fosforescente. La banana è la banana. Molto bene, sosta fatta, ripartiamo. Come andiamo, Franci? Tutto bene? Via. Sono sudato come un kebab. Freno a mano perché me lo dimentico sempre. Comunque raga, guidare staffare qua è una figata. Dovete ricordarvi di suonare ogni 5 secondi letteralmente a qualsiasi cosa si muova. Poi vi spiegherò alcuni tip su come si guida in India, perché sono già diventato un massimo esperto. Buono questo sapore che mi è rimasto in bocca di patatine piccanti indiane misto banana. Erano buone le patatine, vero? Sì, le mie papille gustative in questo momento stanno perdendo i sensi. Siamo dei mega idoli per tutti gli indiani che ci incontrano. Italy! We go to Shillong! Shillong! Perché per loro è pazzesco vedere 2 stranieri che guidano un tuk-tuk ed effettivamente hanno ragione, soprattutto perché ci dobbiamo fare 30.000 km. 30.000. 40.000. 1000.
Ok, seconda sosta, ci siamo fermati in un ristorantino lungo la highway, abbiamo trovato tra l'altro degli altri concorrenti che hanno appena fatto la stessa sosta nostra. Il loro è un po' più figo del nostro. Comincia l'avventura ragazzi, mangiando nei posticini di cui non abbiamo la più pallida idea. Quanto siamo contenti nel mangiare a casa senza sapere minimamente nulla di quanto è buona la cucina di questo ristorante. Nel frattempo ci guardano tutti perché ho scoperto che fare YouTube in India sei una fottuta rockstar, ma molto più che in Italia. Cioè mi stanno fermando più qua che a Milano. Si imparano un sacco di cose ragazzi andando in giro per il mondo. Innanzitutto che in India se vi fanno così non vuol dire no, ma vuol dire sì. Quindi imparatelo in fretta perché mi sembra un'informazione importante. Perché tra l'altro non è no, è scuotere la testa in questo modo. Che tu dici, ah ok, quindi non posso ordinarlo perché è finito. No, no, vuol dire che ti ha preso l'ordine in quel momento. Allora, Franci, che pare capirne di cibo indiano, si è lanciata nell'ordine. Ovviamente ragazzi, inutile dirvi che i menù di questi posti hanno sempre 160.000 piatti. Allora, abbiamo ordinato un chapati e un parota. A parte la formicuzza simpatica. Ma la formicuzza sono Che proteine. questo qua è il paroti ed è molto più sfogliato rispetto al chapati che assomiglia di più a una piadina. E comunque loro a fare sta roba qua sono bravi. E loro sono dei capi. Ma che ne sa la Romagna? Questo è il chicken birani. Dove il chicken immagino sia sepolto sotto questa collina di riso. Mi sa che non si fa così come abbiamo fatto noi. Si prendono le manine e si mangia. Mai come in questo paese vale mangiare con le mani, vale fare le scarpette, vale tutto ciò che non vale nei posti magari di un certo tipo a casa nostra. E vado a lavarmi le mani. Ottimo tempismo per Franci che va a lavarsi le mani dopo che si è già servita. Bravi, bravi. No, è buonissimo. Adoro la cucina indiana, super promossa. Mi prendo questo pezzettone di pollo e poi me la rischio subito con l'uovo. Tac, quello che mi deve venire mi viene. Vado prima di riso. Dovresti mangiare con le mani, lo sai? Ma infatti adesso lo faccio. Le mani le ho lavate. Un attimo fa erano del colore dell'autostrada, ma adesso le ho lavate. I ragazzi ci sanno fare. Ovvio che se non vi piace lo speziato e il piccante, forse non vi consiglierei di venire in India. Ma a me che piace, mi sto trovando molto bene. L'ho un attimo sbrindellato per fare a metà con Giano. Per ora è il mio pane preferito. Cos'è un mini agrume? Potrebbe anche non essere piccante. È super aspra. Certo, mangiata così non è piacevole. Proviamo a metterne un po' su un pezzo di pollo. È molto forte. Questa qua sono quasi certo sia quella salsina yogurtosa per spegnere gli incendi. In questo caso con le cipolle. Franci è andata a importunare il tavolo a fianco che avevano delle cose diverse. Saranno contentissimi di farsi filmare da lei. Ho visto che sei andata a importunare il tavolo a fianco solo perché aveva ordinato delle cose diverse. Il senso della privacy di Franci, come varchiamo i confini dell'Italia, sparisce. È super interessante, vero? Io lo trovo bellissimo. Solo che quando arrivi qua, loro non parlano inglese, non ti spiegano niente e tu non è che sai bene cosa ordinare, se no io avrei ordinato quella cosa lì. Conto finale ben 190 rupie, cioè più o meno 2 euro. Si riparte Franci alla console. Ci riproviamo. Forse può essere una soluzione togliere il freno a mano? We rent it. Cochin. Destiamo un sacco di curiosità. Una Franci che guida il tuk tuk è la cosa più strana che possono vedere gli indiani oggi. Oggi ci aspettano solo quelle 7 ore di tuk tuk. Happy New Year! Basta che non abbiamo messo il diesel. Secondo stop. Nel frattempo c'è un camion di cocchi con della gente sopra. Stavo dicendo, secondo stop per la benzina. Questo coso. Non lo chiamare coso, si chiama? Carletto? Esatto. Sai perché? Perché è veloce! Magari. Full. Sei full. No, this one. Andiamo a fare un selfie, Gianni? Sì. Ok, stop per il selfie. Franci, facciamo più iscritti qua che in Italia, te lo dico, Do you want a selfie? Yeah, sure. Hello! Ragazzi, che inferno. Siamo arrivati nella ridente città di
Coimbatore se non erro, sempre più o meno nel sud dell'India. Abbiamo avuto la fantastica idea, che io consiglio un po' a tutti quelli che vengono in India, di passare con il tuk tuk in mezzo alla città. Perché no? Fatela questa grande esperienza. Alle 6 di sera. Vi prego, fatela, perché è veramente una cosa formativa. Voglio morire. Sono riuscito a non far danni alle nostre persone, sono riuscito a non far danni al tuk tuk, a non far danni agli altri, nonostante la gente mi passasse anche sopra la testa praticamente. E le città asiatiche sono così, sappiatelo. Siamo arrivati nel nostro albergo di stasera, prenotato mentre mi sono parcheggiato in un angolo col tuk tuk di traverso. Ho prenotato al volo un posto per la notte. Siamo arrivati, devo dire, molto carino, ve lo facciamo anche vedere. L'abbiamo preso perché costava 19 euro. Scena bellissima, non so se Franci l'ha ripresa. Arriviamo, chiedo, posso parcheggiare il tuk tuk da qualche parte dentro? Ve lo metto, non volevo lasciarli in strada. We have a reservation for tonight. Can I go in with the room? Yes. Fanno sì, non c'è problema, guarda, se torni indietro di 50 metri c'è il nostro parcheggio. E voi direte, vabbè, cosa ci vuole? No, tornare indietro di 50 metri in una via di Coimbatore, come si chiama, alle 7 di sera, no. It's difficult to go there. How can I go there? E allora alla fine l'ho lasciato dov'è. Io sono uno straccio da buttare via dopo questo primo giorno, ma felicissimo. No? Ma questo viaggio è stata un'idea incredibile. pazzesca. Appena spegniamo il rec ci mangiamo vivi. Però su YouTube deve sembrare che è tutto bellissimo nella nostra vita. Andiamo a cercarci qualcosa da mangiare. Devi dire, secondo me, sia che vuoi il pane sia che vuoi questo. Tu bread e one soup. Lui quadrato mentre scuote la testa. Che fatica, ragazzi. Abbiamo nuovamente ordinato a caso, infilandoci in un posto a caso. Ah, ci metti tutte le cose. Bello! La focaccina indiana con... non lo so perché sembrerebbe pollo. La scelta di stasera è stata suggerita dalla vicinanza, perché siamo massacrati. Ci siamo detti qualsiasi posto nel raggio di 30 metri. Però devo dire che secondo me siamo caduti abbastanza bene. Queste focaccine con un po' di formiche, queste focaccine indiane, ragazzi, mi fanno andare giù di testa. Ti metto un po' di cosa qui, non credo che si faccia in questo modo, però... Sarà sicuramente tutto sbagliato quello che stiamo facendo. Ci abbiamo preso? Picca! Ragazzi, se non picca in India io non so dove debba piccare, onestamente. Cioè, ho scoperto questa cosa che sono bravi a fare ste focaccine. Boh, ma per non me... sono delle focacce. Ma sì, sono tipo sono i miei idoli indiscussi. Poi si fa tipo scarpetta. No, alla fine ti porto sempre nei posti giusti. L'altra cosa bella, raga, che si va tutto di mani, cioè non ci posso credere. Posto che da fuori non gli dareste 2 lire, cibo bomba. Certo, dovete venire fino a Coimbatore. Però, se capitate, questo come al solito è l'estintore di fine pasto, ormai l'avete capito. E poi succede che in alcuni posti ti danno queste palline che io e Franci abbiamo rinominato al gusto antitarme. In realtà sono piacevoli, hanno un gusto misto tra anice, semi di finocchio e antitarme. Molto buono, questo posto approvato, si chiama SRKP. Abbiamo pagato 2,99, quindi grosso modo 3 euro per quelle 2 focaccine focacciose. 4 focaccine, 2 a me, 2 a te. 2 a me, 2 a te e le zuppette varie dove inzupparle. Ma quanto descrivo bene il cibo indiano, ragazzi. Andiamo a dormire perché sono devastato. Ci vediamo domani. Ah.